Nel 2009, quando ho cominciato a occuparmi quotidianamente di startup, il consiglio che davo era: non cercate lavoro, inventatevelo. Era un momento complicato in Italia perché c'era stata la crisi del 2008, la disoccupazione alle stelle e non c'era lavoro in giro. L'idea era: provate a farlo, il digitale vi consente di farlo. Sono passati più di 10 anni e devo dire che le startup hanno avuto un momento di grande popolarità e sono quasi adesso passate di moda. È un peccato perché nel resto del mondo sono state un grande veicolo di occupazione, di crescita e di benessere per tanti. Non è mai troppo tardi, si può ancora fare in Italia. Il consiglio numero 1 è: provate a fare una cosa che davvero serva agli altri. Provate a immaginare un prodotto che davvero la gente voglia comprare, che voglia condividere spontaneamente. Il consiglio numero 2 è soltanto: non pensate soltanto all'Italia. Se pensate soltanto all'Italia non è una startup, è un negozio, un'attività. Una startup è qualcosa che può scalare, che ha l'ambizione di diventare globale. Oggi la tecnologia consente di farlo. Nel mondo non c'è mai stata tanta occupazione, siamo al record di occupazione negli Stati Uniti, siamo al record di occupazione in Europa e c'è una ripresa di occupazione anche in Italia, che pure è il paese tra i peggiori d'Europa, e questo perché siamo stati poco digitali, quindi questo essere poco digitali ha consentito una ripresa economica molto più debole degli altri paesi e un'occupazione più debole. Qual è il problema dell'occupazione attuale? È che l'occupazione si divide in due: in pochi lavori molto pagati e tanti lavori pochissimo pagati, cioè quelli che lavorano sotto i robot e quelli che lavorano sopra i robot, quelli che lavorano per l'algoritmo, pensate a un autista di Uber, o quelli che invece lo progettano l'algoritmo, quindi vengono molto pagati. Il vero consiglio, la vera cosa che serve è avere le competenze per programmare, per progettare, per essere creativi. Tutte le cose che richiedono forza fisica e ripetitività gradualmente si trasferiranno verso le macchine. Quindi la nostra capacità cos'è? Restare umani, cioè la parte in cui siamo creativi, sappiamo maneggiare i dati, sappiamo maneggiare il digitale, c'è la capacità umana di avere un'intelligenza emotiva che i robot non avranno mai. Tutta quella sfera di lavori sarà imbattibile. Ci sono problemi in questo pianeta sicuramente, ma non ci dobbiamo dimenticare che grazie alla rivoluzione tecnologica iniziata nel Settecento, proseguita nell'Ottocento e rilanciata con Internet da 20 o 30 anni, il mondo non è mai stato così bene da un certo punto di vista. Sicuramente resta il tema del cambiamento climatico, che è un tema fondamentale, e il tema dell'ingiustizia, perché quello che stiamo creando è un mondo in cui pochi hanno tanto e tanti hanno poco, e questa roba alla lunga non tiene il tessuto sociale. Quello che mi preoccupa è la non percezione del fatto che oggi abbiamo davanti gli strumenti, le tecnologie per risolvere tutti e due i problemi. Il cambiamento climatico vuol dire un nuovo modello industriale, un nuovo modo di produrre le cose, l'economia circolare. L'ingiustizia va risolta con le leggi, con le tasse, con un nuovo modello di vita delle persone. Sicuramente queste sono due cose alla nostra portata. Con queste due cose il resto dei problemi del pianeta li stiamo risolvendo già con la scienza e la tecnologia. Io sono un grande sostenitore della rete, sono stato addirittura un periodo così ingenuo anche da candidarlo al premio Nobel della pace nel 2009, sono convinto che sia una formidabile arma di costruzione di massa che ci dia accesso a tutta la conoscenza del mondo, a tutte le persone del mondo. Questa è una cosa che, usata per il bene, quello che adesso si chiama il tech for good, la tecnologia usata per il bene, davvero una forza rivoluzionaria incredibile di progresso per tutti. Non sempre l'abbiamo fatto, anzi soprattutto in questi anni abbiamo visto un utilizzo della rete sbagliato, no? Un utilizzo dove ci sono le fake news, dove c'è l'hate speech, dove c'è una rete violenta, truffaldina, eccetera. Quello che non dobbiamo fare è rassegnarci a usarla in questo modo e soprattutto perdere il senso del futuro. Oggi il vero difetto che io trovo nella rete, più che in queste cose di cui si parla, è la mancanza della progettualità. Quando noi viviamo immersi nel presente, viviamo immersi nelle notifiche, continuiamo a rimbalzare da una notifica all'altra senza fermarci un attimo a pensare. Se tu smetti di far questo, smetti di sognare. Se smetti di sognare, smetti di avere una prospettiva del futuro. Senza sogni non c'è futuro. Noi oggi rischiamo di vivere, anche per effetto del telefonino, in un presente continuo, rimbalzando fra notifiche spesso insignificanti. Ogni tanto dobbiamo avere la capacità di dire: quella è una roba meravigliosa, la voglio spegnere un attimo, mi voglio concentrare su di te che mi stai davanti, voglio sentire la tua vita, oppure sul mio cuore, e cominciare a dire che cosa voglio davvero. Se a volte non ci fermiamo e non ci ascoltiamo, non abbiamo la capacità di sognare, e senza sogni non c'è futuro.